quindi riesce a capire, cioè a riprendere. Guardate come mi segue. Ciao ragazzi, quella che avete appena visto è la 70 My Omni, me ne ho già parlato approfonditamente nella prima parte di questa video recensione e oggi faremo insieme un test drive, la proveremo su strada. Come si comporterà lo scopriremo insieme. Premessa: questa dashcam ho già avuto modo di testarla nei giorni scorsi e diciamo che mi ha salvato da un incidente. Lo state vedendo in queste immagini, una persona non molto abile alla guida mi ha completamente tagliato la strada non rispettando lo stop. La 70 My Omni l'ha registrata e mi ha inviato un segnale sonoro. I suoi ADAS mi hanno detto: guarda, la collisione è imminente. Ovviamente lei non frena, però per i più distratti può essere molto comodo, per non dire salvavita. Ricapitolando, questa piccoletta è una dashcam in grado di ruotare completamente di 360 gradi, o autonomamente, magari quando inquadra un soggetto un po' sospetto, oppure manualmente utilizzando lo smartphone e la sua applicazione dedicata. Nei prossimi mesi, grazie a un kit telefonico, sarà possibile anche farlo in remoto. Pensate, state a casa e potrete controllare in qualsiasi momento cosa succede attorno alla vostra auto. Fantastico. Per acquistarla, entrate nel mio canale Telegram TechBest Deals, linkato nei primi link qui sotto in descrizione video, cercatela e appena disponibile, appena c'è una buona offerta, ve la segnalerò tempestivamente. Al momento la 70 by Omni non è ancora ufficialmente disponibile per tutti, ma solo in preordine. Ve la segnalerò comunque su Telegram, entrateci, mi raccomando. L'ho collegata direttamente alla scatola dei fusibili della mia automobile, facendola passare sotto traccia in questo modo fino qua sotto, ragazzi, dove va a collegarsi a due fusibili e una parte a massa. Il collegamento è davvero molto semplice e vi permetterà di avere completo accesso al parking mode e al time lapse, che secondo me è una genialata. Ve la spiego tra un istante. Prima vi dico che se questa operazione del collegare la dashcam ai fusibili fosse troppo complessa, ma in realtà credetemi ci vogliono 10-15 minuti, potete far svolgere questo lavoro a un elettrauto per pochi euro. In questo modo lei resterà sempre attiva, senza scaricare ovviamente la batteria della vostra automobile, in registrazione e pronta a riprendere qualche distratto che vi tampona, si appoggia alla vostra auto o magari cerca di rubarvela. Comunque, una volta che andrete ad accendere la vostra automobile, anche la dashcam tornerà ad accendersi completamente in un istante. Enable hotspot. Sì, i comandi vocali per ora sono solo in inglese, anche se sono molto semplici. Ora ho attivato la Wi-Fi, così vi faccio vedere alcune impostazioni che non vi ho mostrato nel video precedente. Ovvero le possibilità di attivare la modalità parcheggio con la sensibilità alta, che vi consiglio, tra alta e media, oppure bassa. Motion detection, quindi lei, la dashcam, andrà a riprendere qualsiasi persona si intrattenga davanti alla nostra auto, e funziona molto bene. Effetti di luce durante la sorveglianza, che sono un ottimo deterrente, e time lapse, questa ve la straconsiglio, ragazzi. Perché ve la straconsiglio? Ve lo spiego subito. Perché accedendo allo storico, alle registrazioni della nostra dashcam, guardate cosa otteniamo. Le parti verdi sono i momenti in cui la dashcam ha registrato con auto accesa. Le parti viola sono un time lapse, che significa che la dashcam continua a registrare a basso consumo, in bassa qualità, anche quando l'auto è spenta. E questa è una vera figata, ragazzi. Guardate, è un video velocizzato, l'auto ha continuato a riprendere tutto quello che succedeva anche ad auto spenta, segnalandomi eventuali anomalie che fortunatamente non ce ne sono state fino alle 15:50, quando sono entrato in auto. Guardate, la dashcam si è girata automaticamente verso di me e mi ha inquadrato. Tornando indietro, abbiamo tutti i vari eventi registrati, come l'incidente sfiorato qualche giorno fa. La dashcam registra, eccolo, registra anche l'audio, che è molto comodo. Gli ADAS, altra funzionalità utilissima che mi hanno quasi salvato nell'incidente sfiorato di pochi giorni fa, vanno calibrati in questo modo. Vi basterà posizionare la dashcam, regolare la linea del cofano in modo che sia esattamente qui, sulla linea tratteggiata arancione, e andare a regolare
la parte frontale, ovvero quello che voi vedete davanti a voi deve essere anche la visuale frontale della dashcam. Sul suo piccolo display abbiamo delle icone che ci indicano la modalità parcheggio, il GPS, gli ADAS, eccetera, eccetera. Comunque ben leggibile. Shoot inside. Eccoci qui ragazzi alla guida, la dashcam sta registrando l'interno della vettura con un semplice shoot inside. Il sensore di questa dashcam si comporta davvero molto bene, sia con luce diretta, quindi controluce, sia al buio, come vi ho mostrato poco fa. Un bel sensore, Full HD, non serve il 4K, 2K, basta una buona qualità senza che vada a gravare troppo sullo spazio di archiviazione interna. Vi ricordo che questa dashcam non usa micro SD, ma ha una memoria interna, il taglio è variabile. Ecco, ora stiamo entrando in una galleria, vediamo un po' come registra in queste condizioni. Ragazzi, guardate quanti gabbiani, incubo di ogni dronista. Con Shoot Vlog la dashcam effettuerà un video a 360 gradi. Get ready to say hi to the camera. Ciao! Proviamola ora in diverse condizioni di luce. Sto registrando il Full HD 30 fps con HDR attivo. Sarebbero un po' le impostazioni migliori per questa dashcam. Okay. Controluce e ora a favore di luce. E siamo allo stadio San Nicola di Bari. Per fortuna non sto registrando il video di un drone perché c'è una quantità di gabbiani assurda. La 70 My Omni è entrata in modalità sorveglianza, vigilante. È diventato giallo il LED l'intorno, non so se lo notate. Per quale motivo? Perché la dashcam ha notato che c'è un movimento sospetto davanti all'automobile. Ecco, ora è rosso, mi sta inquadrando e sta registrando. Dovrebbe anche seguirmi, infatti. Si è orientato verso di me, ha un FOV molto grande sui 120 gradi, quindi riesce a capire, cioè a riprendere. Guardate come mi segue. La 70 My Omni entrerà in uno stato di allerta dopo che qualcuno sosterrà davanti alla nostra auto per più di 3-4 secondi. Ma attenzione, perché questo non significa che lei inizierà a riprendere, a registrare unicamente quando entra in uno stato di allarme o allerta, perché grazie alla modalità time-lapse, che ve lo ripeto è una figata, registrerà continuamente, ma quando noterà una presenza, quando entrerà in modalità allerta o allarme, la registrazione avrà una qualità maggiore, ma ci sarà sempre. Ora invece vi faccio vedere quanto è sensibile la modalità tamponamento e furto. Ci basterà infatti dare un piccolo colpetto alla nostra automobile e guardate, è entrata in modalità allerta, allarme e sta effettuando una registrazione a 360 gradi in modo da cercare di riprendere il furbetto che ci ha tamponati o che cercherà di rubarci l'auto, perché è talmente sensibile che basterà cercare ad esempio di aprire la portiera e lei entrerà subito in modalità allarme. Guardate, ci sta cercando un po' a 360 gradi. Ecco, avete visto cosa è successo? Ho chiuso normalmente la portiera della mia automobile e lei, la 70 My Omni, è entrata in modalità allerta e ha effettuato una registrazione d'emergenza. Ovviamente io non sono un ladro, sono semplicemente entrato nella mia automobile, ma la sensibilità è così alta che ci basterà entrare alla nostra auto per attivare i sensori interni che rilevano il movimento e le vibrazioni della dashcam. E questo non è un difetto per me, si può impostare anche la sensibilità più bassa come avete visto, però personalmente preferisco mantenerla sempre alta perché così è davvero fantastica. L'unico
Il problema è che quando andrete ad accendere l'automobile, la dashcam andrà a comunicarvi la presenza di file sospetti, registrazioni sospette da controllare. Events are detected during parking. Please enter the dash cam album to view the parking surveillance video. Ci ha detto semplicemente di aprire l'app e controllare cosa è successo in nostra assenza. E noi ovviamente lo facciamo, ragazzi. Apriamo l'applicazione, entriamo nella timeline e notiamo che ci sono alcuni momenti in cui la dashcam ci ha allertati. Guardate, i trattini gialli sono il parking, l'avviso che qualcosa sta succedendo attorno alla dashcam. Vi faccio vedere ad esempio quando mi trovavo davanti a lei, ecco, e ha iniziato a riprendere, a inquadrarmi. E vi faccio notare anche che c'è un tratto di time-lapse, guardate, come vi dicevo prima, registra, poi quando arriva il momento dell'avviso, dell'allarme, registra con una qualità più alta. Penso sia il momento in cui è andata a seguirci. Ecco, guardate che si è girata automaticamente verso di noi per continuare a inquadrarci sia a sinistra sia a destra. Mamma mia ragazzi, questa dashcam è una figata. Abbiamo anche una serie di effetti, stile videogioco, comunque graficamente carini, che ci indicano il percorso, ma la mappa GPS a sinistra, la velocità a destra e un sacco di altre informazioni a schermo. Insomma ragazzi, questa dashcam è definitiva per quanto mi riguarda, e con il modulo 4G LTE telefonico che dovrebbe arrivare in futuro, ve lo recensirò comunque appena sarà disponibile, sarà davvero, secondo me, indispensabile nella mia auto e forse anche nella vostra. Per quanto riguarda gli ADAS, la mia auto ne è già provvista, comunque li ho attivati, si parla di, ve l'ho mostrato a inizio video, avviso in caso di impatto imminente, come mi stava per succedere, avviso sonoro ovviamente, ma anche tramite una piccola grafica, ma a noi ci interessa più l'avvertimento sonoro. Il Line Assist ci avvisa quando stiamo un po' ondeggiando e la nostra guida non è corretta, magari perché siamo stanchi. Ci segnala quando qualche pedone o qualche ciclista ci taglia la strada, anche qui con un segnale sonoro. Insomma, ottimi ADAS che ci possono aiutare. Shoot inside. E nel frattempo ragazzi è diventato anche buio. Vabbè va, continuiamo a testare questa dashcam. Bene ragazzi, e mentre la 70 My Omni ci osserva, è diventata gialla, vabbè, diciamo che vi ho mostrato praticamente tutto. È una dashcam fuori di testa, completissima sotto ogni punto di vista, e la consiglio davvero a tutti. Vi dà quella sicurezza in più durante la guida su strada che secondo me non guasta mai, anzi, fosse per me le dashcam dovrebbero essere obbligatorie su tutte le nuove auto, ma vabbè. Io sono pazzo, lo sapete. Sono impaziente di potervi portare anche la terza parte di questa video recensione con il modulo 4G LTE telefonico appena sarà disponibile nelle prossime settimane o mesi. Non mi hanno dato una tempistica, ma vi informerò su Telegram, il mio canale ufficiale, Tech Best Deals, linkato qui sotto in descrizione video, dove troverete la 70 My Omni in vendita appena disponibile, magari con un bel coupon o una bella offerta. Quindi entrateci subito. Registra benissimo, sia di giorno che di notte. Le clip video non sono dei macigni pesantissimi da scaricare, li ho già scaricati e li avete visti durante questa recensione sul mio telefono. Non c'è la micro SD, c'è la memoria interna che è molto veloce e salva anche in cloud, e potrete accederci poi con il modulo 4G LTE telefonico quando sarà disponibile, speriamo presto. La parking mode è una delle più evolute e sicure tra quelle che ho provato su tutte le dashcam che mi sono capitate per mano e nelle mie automobili, e gli ADAS sono quel valore aggiunto che non guasta mai. Poi c'è la cam che ruota di 360 gradi, che ve lo dico a fare. Davvero tanta roba questa 70 My Omni. Ma ora ragazzi voglio sapere voi cosa ne pensate, vi piace, la acquistereste? L'avete già prenotata o aspettate che sia disponibile su Amazon magari con una bella offerta? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Spero che questa video recensione abbia risposto a tutte le vostre domande. Se lo ha fatto e volete supportare il mio lavoro, lasciatemi un bel like e iscrivetevi a questo canale per aiutarmi a far crescere il canale appunto e portarvi nuovi contenuti come questo.
Io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!